Tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andiamo avanti col Vangelo secondo Giovanni e vediamo 3:22, l'ultima testimonianza del Battista. Attenzione che questo è il paragrafo che viene dopo, testimonianza di colui che viene dal cielo, chiarisce questo imprimato che ha Gesù. Chi è Gesù? Perché Gesù fa queste cose? Come mai, secondo appunto la religione cristiana, Gesù ha un potere trascendentale? Perché l'uomo ha questa trascendenza spirituale? E qua ci viene abbastanza ben chiarita, cioè ci viene dato una bella spinta in quella direzione. Andiamo a leggere sempre dalla nostra Bibbia e cosa ci dice. Ultima testimonianza del Battista. In seguito Gesù e i suoi discepoli, quindi dopo Nicodemo, dopo aver incontrato Nicodemo e aver spiegato a Nicodemo che deve cercare di capire le cose con lo spirito, col cuore, non solo con la mente e con la tradizione ebraica, ma cominciare a destrutturizzarsi, quindi staccarsi un attimino da alcuni preconcetti che ha, Gesù torna e va verso il Giordano. In seguito Gesù e i suoi discepoli vennero nel territorio della Giudea e lì si trattenne con loro e battezzava. Quindi Gesù cominciò a battezzare le persone che volevano appunto essere battezzate. Anche Giovanni stava battezzando a Ennon, vicino a Salim, perché là le acque erano abbondanti e la gente accorreva e si faceva battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato messo in prigione. Sorse ancora una disputa fra i discepoli di Giovanni e un giudeo a proposito della purificazione. Le acque erano abbondanti perché dovete sapere che allora il battesimo, come viene fatto oggi dagli ortodossi e dai protestanti, avveniva per immersione, mentre i cattolici si va al battistero, oppure adesso lo si fa da qualsiasi parte, basta una tazzina d'acqua e si versa un goccino d'acqua sulla fronte, sulla testa della persona che si vuole battezzare e si è battezzati, mentre all'epoca, come ripeto si fa ancora presso gli ortodossi e presso i protestanti, si veniva immersi completamente a simbolo non solo della purificazione attraverso l'acqua, ma una volta che si riemergeva dall'acqua, della rinascita in questa una rinascita spirituale appunto, che può avvenire attraverso l'acqua o attraverso il fuoco dello spirito, che non è darsi fuoco, incendiarsi ovviamente, mi raccomando, ma incendiarsi dello spirito divino. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbi, colui che era con te al di là del Giordano, cui tu hai reso testimonianza, quando ha battezzato appunto Gesù, no? Che gli ha detto: io non sono degno di allacciare i sandali a questo, ecco che battezza e tutti vanno da lui. Quindi perdiamo delle persone da battezzare, vanno più da Gesù a farsi battezzare che venire da Giovanni il Battista. Di loro umanamente la vedono così, come oddio, 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 vanno tutti da lui e abbiamo perso ogni potere, ogni stima. Rispose Giovanni: non può un uomo prendere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: non sono io il Cristo, ma sono colui che è stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che gli sta vicino e l'ascolta è ripieno di gioia per la voce dello sposo. Questa gioia che è la mia ora è perfetta, egli deve crescere e io devo diminuire. Cosa sta a indicare questo? Che se la gente va da Gesù non è per un merito o un demerito di Giovanni il Battista, ma perché questa cosa viene spinta dal cielo, no? Viene data dal cielo. Quindi è una cosa che deve avvenire. Vi ricordo sempre che il cielo viene considerato il cielo perché allora questa era la spiegazione più semplice per indicare un mondo trascendente, il mondo spirituale lo viene indicato nel cielo, però lo stesso Gesù poi chiarisce, no?
Attenzione che se vi diranno che il regno dei cieli nei cieli, gli uccelli saranno prima di voi, se vi diranno che nei mari i pesci saranno prima di voi, cioè non è né nei mari né nei cieli, ma è una cosa trascendente che trascende il mondo fisico. Quindi tutto questo sta succedendo non perché la gente abbia meno stima di Giovanni Battista, difatti poi vedremo che la gente si infervora, si arrabbia, che lo stesso Erode ha paura quando lo incatena, lo incarcera, poi vorrebbe rilasciarlo, eccetera, proprio perché il popolo sobilla, il popolo si arrabbia, e quindi non è per demerito di Giovanni Battista, ma perché così vuole il cielo. Quindi niente succede a caso, ma tutto viene determinato dalla potenza dello Spirito di Dio in questo caso. Spero che anche questo brano, il Vangelo, vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete sui vostri social. Ci vediamo nel prossimo video. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo brano, il Vangelo. Ciao a tutti da Armanno. Ciao!